Che dici? Mettiamoci la spina. Sta funzionando, guarda. Eccolo qua. Come si spegne questo coso? Eccolo qua. Sembra una follia, che poi il nome preciso è folletto. I folletti. La forma piccola che c'ha. Anche se ci stava meglio follia che folletto. Per quello che costa questa aggeggio oggi. Che poi la forma originale era simile a questa. Ma che cos'è tutto questo cosa attaccato con scotch? Che cos'è? Boh. Ora ci arriviamo. Eccolo qua. Mettiamolo qua. Con le sue batterie. Quindi mettiamole anche qua. E il suo caricabatteria. Eccolo qua. Il folletto. La follia di spendere tutti questi soldi per un aspirapolvere. Che poi da Lidl con 50 euro va a tirano a faccia a faccia. Aspirano pure il pavimento. Giusto? Ma qual è il problema di questa aspirapolvere? È stata dimenticata sul balcone. Ci ha piovuto sopra. E adesso non si accende più. E qua mi preoccupa un po' la situazione, perché bagnandosi all'interno abbiamo il motore con la scheda madre. Il danno potrebbe essere molto costoso e in assistenza sicuramente te ne fanno comprare un'altra, te rottamano questa e quindi vai a pagare altri soldi e quindi dei costi. Ma come mai ha avuto tutto questo successo e come mai non si trova nei negozi? Questa azienda tedesca Vorwerk costruiva grammofoni. Alla fine degli anni 20, quando c'è stata la diffusione planetaria della radio, l'azienda si è ritrovata ad avere magazzini pieni di questi motori elettrici di altissima qualità che nessuno voleva più comprare. E quindi che è successo? Che questa azienda stava rischiando il fallimento. A quel punto l'ingegnere Gorisen ebbe un'idea geniale. Prese uno di questi motori invenduti, lo girò, ci montò una ventola per creare un'aspirazione e incastrò il tutto su un bastone di legno con un sacco di stoffa. Quando la segretaria lo vide in azione, esclamò in tedesco "Was ist denn das?". No, aspetta, questa significa un'altra cosa. Tradotto in italiano voleva dire: ma questo è proprio un piccolo folletto. Con tutte le aspirapolvere che vendevano gigantesche e pesanti, ti vedi spuntare un bastone con questo coso così. Cobalt era il nome originale. Però c'è stato un altro problema. La Vorwerk nel 1929 ha provato per la prima volta a vendere questi folletti in classici negozi di elettrodomestici. Fu un fiasco totale. Le persone lo guardavano e non capivano questa aspirapolvere così sana, piccolina, e poi il prezzo anche elevato. Preferivano acquistare una scopa tradizionale. La svolta invece è avvenuta nel 1930 grazie al Werner, che praticamente fece un viaggio negli Stati Uniti per cercare idee e scoprì la vendita porta a porta. Capì che per convincere le persone bisognava fare una cosa semplicissima: mostrare l'apparecchio in azione direttamente a casa loro. Cominciavano a pulire tutti i tappeti delle case delle persone, fino a quando hanno cominciato a raccogliere tutta questa lana, queste cose, hanno fatto i tappeti. No, questa non c'entra niente. Nei negozi non si trovano per questo motivo, perché è una tradizione che si portano da tutti questi anni. Già abbiamo capito la storia di questa follia e folletto. Ok, oltre al danno che ha danneggiato questa aspirapolvere, c'è anche il problema della batteria, che costano sulle 200 euro. Questo tipo di batteria al litio ha un sistema all'interno che si chiama BMS, che come un salvavita stacca subito le celle al litio per evitare surriscaldamenti oppure anche incendi o peggio ancora esplosioni. Adesso che abbiamo capito tutta la storia, tutte le sue caratteristiche, quello che c'è, dobbiamo andare a vedere cosa è successo a questa aspirapolvere e vediamo se riesco a ripararla, specialmente perché al suo interno, se noi guardiamo, alla fine spendiamo 1000 euro. In quel caso di una volta era il bastone con un motorino del grammofono attaccato sopra, mentre adesso è un tubo di plastica tutto sagomato, ma con qualcosa di molto potente che si trova in questa parte alta qua. Praticamente qui abbiamo una scheda con microprocessori che comanda in modo millimetrico un motore brushless, che significa senza spazzole, che gira ben 95.000 giri al minuto. Praticamente una turbina di un aereo in miniatura. E quindi andiamo a vedere se l'acqua ha distrutto questo gioiellino della tecnologia. Inizio rimuovendo la parte inferiore del folletto. Sotto lo sportello del vano batteria troviamo le prime 4 viti da svitare. Svitate le 4 viti, facciamo scorrere verso l'esterno la plastica bianca e la sganciamo. Sotto troviamo altre 4 viti che ci permettono di rimuovere la scocca superiore e accedere al gruppo motore. Rimuovo il primo filtro e, come possiamo vedere, è molto sporco. Successivamente rimuovo anche il filtro di insonorizzazione del motore. A questo punto rimuovo il motore ed ecco subito il problema. La scheda elettronica presenta evidenti segni di ossidazione, con diversi componenti danneggiati. Scollego quindi tutti i connettori e rimuovo le parti laterali che bloccano il motore. Come possiamo vedere, anche la parte interna della scheda è ossidata. A questo punto procedo con l'ordine su eBay.
Mamma mia ragazzi, che disastro, è completamente inutilizzabile. Anche se vendono separatamente i due componenti, è meglio prenderlo unico blocco perché la scheda madre è tarata perfettamente per questo motore. Aspettiamo che arriva il pacco. 5, 4, 3, 2, 1. Eccolo qua, la magia del montaggio. Vediamo se all'interno abbiamo il pezzo che a noi serve. Quindi unboxing. Procedo con l'unboxing aiutandomi con un taglierino e l'imballaggio è davvero ben fatto. Voto 10. Confronto i due motori e sono perfettamente identici. Rimuovo la guarnizione in gomma del vecchio motore, scollego l'ultimo connettore e i due cavi di alimentazione. A questo punto pulisco accuratamente una delle due parti che racchiudono il motore con pennello e alcol isopropilico. Poi asciugo con un panno e ripeto la stessa operazione sull'altra. Scollego il connettore della batteria, lo pulisco e lo riposiziono nel suo alloggio. Carteggio i due contatti ad occhiello dei cavi di alimentazione positivo e negativo, rimuovendo l'ossidazione. Pulisco inoltre il connettore del caricabatteria. Passo poi alla pulizia del filtro di insonorizzazione del motore, rimuovo le spugne interne e pulisco con pennello e alcol isopropilico. Pulisco anche la parte interna della scocca superiore e per rimuovere lo sporco più ostinato mi aiuto con un taglierino. Infine do un'ultima pulita con alcol isopropilico e poi soffio tutto con la pistola ad aria compressa. A questo punto pulisco con aria compressa le spugne del filtro di insonorizzazione del motore e il filtro rotondo. Dopo una bella pulizia rimetto i filtri nella loro sede e riposiziono anche la guarnizione del filtro esterno. Pulisco i due dati che fissano i cavi di alimentazione rimuovendo l'ossidazione con della carta abrasiva. Inserisco quindi il filo rosso e quello nero nei rispettivi morsetti sulla scheda e li fisso con i dadi. Dopo averli stretti bene inserisco il connettore e la guarnizione in gomma. Quindi unisco le due parti che racchiudono il motore. A questo punto ricollego gli altri connettori e fisso il cavo nell'apposita scanalatura del filtro di insonorizzazione del motore. Pulisco poi la scocca interna rimuovendo tutta la polvere. Fisso il connettore di ricarica al motore e riposiziono il gruppo nel suo alloggio. Ricollego gli ultimi connettori e riposiziono il filtro di insonorizzazione del motore nel suo alloggio. A questo punto chiudo la scocca superiore e stringo le 4 viti in modo incrociato, così da distribuire uniformemente la pressione. Pulisco anche la plastica di copertura e riposiziono il filtro rotondo esterno. Rimetto la plastica nella sua sede, la faccio scorrere e la fisso con le 2 viti. Rimonto anche la leva di sgancio della spazzola e ne verifico il funzionamento. Inserisco la batteria, pulisco il display e compare subito errore 25. Riposiziono il folletto sulla spazzola e lo metto in posizione verticale. Collego il caricabatteria per verificare se l'errore scompare, ma non cambia nulla. Sostituisco la batteria e finalmente compare 0%, segno che la ricarica è iniziata. Perfetto ragazzi, dopo che ho aspettato un'oretta, mi fece suonare 7 cammise come si dice in Campalem, siamo arrivati al 50% e quindi possiamo anche scollegare il trasformatore e provare subito se funziona. Questo di qua c'ha un errore 25, il BMS sicuramente ha interrotto il funzionamento di questa batteria in modo permanente. Quindi proviamo subito, il sacchetto non c'è perché non me l'hanno dato, però proviamo. L'importante è che accende, già è passata nel frattempo al 60%, quindi stacchiamo la corrente, vediamolo assieme. Metto il manico così lo vedete anche voi. Sta funzionando ragazzi, guardate, si aumenta la potenza massima.
Stava tenendo anche la pezza, altro che secchietto, non c'è bisogno neanche di provare la polvere, le cose varie. Abbiamo salvato questa folletto sorridente, riparazione è andata a buon fine, folletto riparata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!